Ciao a tutti, benvenuti a Monte Marzano. Oggi, 22 dicembre 2023, è il mio primo video su YouTube. Ho 47 anni, 48 anzi. In tanti mi hanno detto: guarda Manuel, che è un po' tardi per cominciare la carriera di YouTuber. La mia risposta è: beh, io non voglio fare carriera su YouTuber, io voglio provare a condividere un po' con il popolo di internet tutti i lavori che sto facendo in questo meraviglioso bosco. Chi sono e cosa faccio nella mia vita e soprattutto cosa mi piace fare. Io ho il mio lavoro, sono un dipendente come tanti di voi e ho veramente tanti hobby. Hobby che nel corso della mia vita sono cambiati, qualche cosa è svanito, qualche cosa è arrivato di nuovo. Il target principale di questo canale, tutto il tempo libero a disposizione, cercare di rimanere a contatto con la natura, motivo per il quale ho fatto la scelta un paio d'anni fa di acquistare questo bosco, è un terreno di circa 10 ettari in tutto. In realtà l'ho comprato in più fasi, incolto, abbandonato da 20-30 anni, e ho cominciato, con anche l'aiuto della mia famiglia, a pulirlo, a sistemarlo. Diciamo, il motivo principale per cui mi sono innamorato di questo posto è quello che vedete alle spalle, un cerro centenario. Vi racconterò un po' la sua storia in un altro video. Ora lo vedete dormiente, siamo a dicembre, ma a primavera vedrete tutto il suo splendore. Cosa intendo fare in questo canale? Come vi ho detto, ho già cominciato da tempo a dare una ripulita e il mio sogno sarebbe quello di, nel corso degli anni, creare un parco, perché la location è veramente, a mio avviso, unica. Siamo ai piedi del Monte Cimone, il monte più alto dell'Appennino modenese. Abbiamo la visuale della valle del fiume Panaro. Insomma, posto estremamente panoramico a 360 gradi, e adesso andremo a fare un giro assieme. Monte Marzano ha una sua casa di centinaia e centinaia di anni. Sfortunatamente è ridotta molto male, è praticamente irrecuperabile, quindi uno dei miei tanti grandi progetti è quello di abbatterla col tempo, purtroppo. Il mio progetto è quello di costruire un'altra casa qua sopra alla montagna di Monte Marzano, proprio davanti al grande Monte Cimone. Qui ci troviamo nella parte sud-est, quindi sempre baciata dal sole. Questo campo che vedete era completamente coperto da razze, sterpi, alberi, che col tempo sono riuscito a sistemarlo, a pulirlo, e ho piantato qualche pianta da frutto. Meli, peri, cachi e così via. Qui davanti è mia intenzione fare una piazzola, quindi costruire un muro in sasso alto massimo 1 metro, dove poterci mettere una roulotte per assaporare il piacere del sorgere del sole davanti al Monte Cimone e con la vista del fiume Panaro. Il 50% della proprietà, circa 5 ettari,
sono completamente recintati con rete alta circa 2 metri e cavo elettrico nella parte superiore. Qui ci troviamo circa a metà della prima parte della proprietà, quindi la parte già recintata. Ci sono ancora veramente troppi alberi che col tempo vorrei ripulire per aumentare la visuale e avere più visibilità sul fiume Panaro, anche dando la possibilità agli alberi rimanenti di avere meno competizione e quindi di crescere più sani, più folti, più rigogliosi. Sarà mia intenzione anche in questa zona avere una piazzola per avere un buon punto panoramico. Scendiamo ulteriormente. Qui ci troviamo nella parte più bassa della prima parte di Monte Marzano. Al di sotto di questa recinzione c'è la seconda parte chiamata Piastra, che l'ho comprata in un secondo momento. Continuiamo il nostro tragitto. Col tempo sono riuscito a riaprire strade di un tempo che ormai erano chiuse, creandone anche di nuove, soprattutto al bordo esterno per poter fare una buona manutenzione della recinzione. Qua ci troviamo nell'estremo nord-est della proprietà di Monte Marzano, pertanto al di sotto di questa recinzione c'è la proprietà di Piastra, anche questa di mia proprietà, dove un tempo sorgeva una casa, ma ora rimangono solo dei resti di mura. All'interno di questa proprietà abbiamo anche un pozzo per l'acqua, purtroppo diroccato, e col tempo vorrò risistemare. Continuiamo ora la nostra salita per rientrare verso il nostro grande cerro. La salita è dura, era più facile andare in discesa.
Nascosta qui dietro di me ho già qualche attrezzatura che vi farò vedere nei prossimi video. Purtroppo l'ho dovuta coprire con dei banalissimi teli perché non ho ancora avuto la concessione dal comune per poter costruire di quei tunnel agricoli. La proprietà continuerebbe in direzione ovest, ma non ho più fiato, mi dispiace, quindi tagliamo per una scorciatoia. Siamo quasi rientrati al Grande Cerro, quindi abbiamo percorso circa un 70% della prima parte di proprietà, quella recintata. In futuro vi farò vedere la parte più wild, cioè la parte di Piastra, dove c'è la casa diroccata, il pozzo e quant'altro. Veniamo un po' all'elenco dei miei progetti che ho per il futuro. Ok, devo creare sicuramente qualche ricovero attrezzi perché ne ho già abbastanza e ho in progetto di prenderne di più. Sicuramente vorrò prendere asini, 10, 20, 30 asini perché mi piacciono gli asini, perché sono animali che riescono a proteggersi abbastanza bene dai lupi. Il lupo è un problema nelle nostre zone e sebbene abbia recintato tutta la proprietà, ma qualche lupo può ugualmente entrare e fare dei seri danni. L'asino rispetto ad altri animali tipo le vacche, tipo le pecore o capre, riesce comunque a proteggersi abbastanza bene contro i lupi. Altri progetti: vorrei provare a tenere qualche gallina, quindi autocostruirmi un pollaio, possibilmente con la porta automatica che si chiude la sera, sperando che alla sera rientrino sempre per il problema dei lupi. Ma da quel che ho letto le galline sono abbastanza propense a rientrare al calare del sole. Mi raccomando, ogni suggerimento, ogni opinione che voi avete, fatemelo sapere, scrivete sotto nei commenti, perché sì, io in realtà sono diplomato in agraria, ma la mia carriera è stato tutt'altro. Probabilmente anche per colpa di questo mio diploma, invecchiando ho sempre sentito l'esigenza maggiore anno dopo anno di stare a contatto con la natura. Altri progetti per il futuro: vorrei individuare qualche piantagione, perché non vi ho fatto vedere perché è nella parte di sotto di Piastra. Ho un campo abbastanza grande che vorrei sfruttare. Una piantagione che mi attira è quella dello zafferano e vi dirò il perché. Altri progetti: poter avere la licenza per poter mettere un po' di roulotte, un po' di bungalow per ospitare amici, ospiti e quant'altro che abbiano gli stessi miei interessi. Ho veramente tante altre passioni, tipo quelle del quad, quelle moto a quattro ruote motrici, quindi mi piacerebbe organizzare qualche tour che sicuramente si fa meno fatica andare in moto piuttosto che a piedi come ho fatto oggi. Ho la passione dei mezzi agricoli in generale, scavatore, trattore, quindi anche tutte queste mie passioni mi piacerebbe condividerle con qualcuno di voi, non solo dietro uno schermo ma anche con mano. Avete visto che c'è veramente tanto bosco da ripulire, quindi mi salta fuori tanta legna che vado a vendere per recuperare una piccola parte delle spese che questi ultimi 2 anni, tutto quel che ho guadagnato l'ho messo qui. In realtà ho tanti altri hobby, sicuramente la tecnologia,
perché comunque io lavoro nella tecnologia e quindi sono un maniaco di Amazon. Credo di essere probabilmente uno dei suoi migliori clienti della zona. Tutti i corrieri mi conoscono benissimo la mia famiglia, perché giornalmente arrivano dei pacchi. Quindi in questo canale mi piacerebbe anche condividere i miei acquisti, soprattutto quelli legati proprio al bosco, alla coltivazione, alla natura, tipo motoseghe elettrico e quant'altro. Parlando sempre di tecnologia, sto progettando un sistema autonomo solare per poter avere dei punti luce in determinati posti e una rete di telecamere wireless. Pertanto devo creare una rete wireless che copra possibilmente tutto il bosco. Parte degli articoli li ho già ricevuti tra Amazon e AliExpress e nei prossimi video li andrò a montare ovviamente assieme a voi. Altri hobby che ho, investimenti. Capisco che sembra una cosa che non c'entri nulla con la natura, col bosco e con quello che vi ho fatto vedere oggi, ma non è vero che non c'entra niente. Io sono una persona comunissima, come probabilmente il 99% di voi. Investire è una cosa che possono fare tutti, a mio avviso, quindi quando c'è un po' di liquidità da parte, piuttosto che tenerla lì a marcire in un banale conto corrente dove tutto si va a erodere, soprattutto negli ultimi anni a causa dell'inflazione galoppante, è meglio piuttosto fare altro, comprare un po' d'oro, investirlo in ETF, investire in obbligazioni. Le azioni non mi piacciono, insomma vi farò vedere col tempo. Altro progetto che mi affascina per diversi motivi è la lombricoltura, quindi la produzione di vermicompost, comunemente chiamato humus, che è quel fertilizzante naturale che si crea appunto grazie ai lombrichi, determinati lombrichi, e avendo a disposizione un buon quantitativo di letame, possibilmente letame equino, e vi dirò il perché, si può appunto avviare questa produzione di vermicompost per un utilizzo personale, un utilizzo proprio all'interno della proprietà, all'interno dell'azienda, o perché no, un domani anche per poterlo vendere, perché comunque la richiesta è sempre più crescente, col fatto che fortunatamente la gente ha capito che deve cercare di abbandonare un po' la chimica, cercare di mangiare più sano, più naturale. Si sta pian piano abbandonando tutto quel che è chimico e tutto quel che è biologico sta diventando sempre più di moda. Ripeto, per fortuna. Bene, siamo tornati a capolinea. Grazie per avermi seguito. Vi chiedo un semplice aiuto, quello di iscrivervi, possibilmente di cliccare sulla campanella, tanto che possiate rimanere aggiornati sui nuovi video che posterò. Mi dispiace se mi avete visto un po' impacciato, ma ripeto, questo è stato il mio primo video, la mia prima esperienza sui social che ho sempre denigrato. In realtà ho sempre utilizzato YouTube, per me è uno strumento potentissimo per poter trovare informazioni, per poter imparare nuove cose, ma altri social che non conosco assolutamente, tipo Instagram o X, quello di Elon Musk, o Facebook. Sì, Facebook lo conosco, lo avevo in passato, ma l'ho abbandonato e sono veramente fiero di averlo abbandonato. Perfetto, grazie, alla prossima e un buon Monte Marzano a tutti.